In questo video vi spiegherò come mai Beern Liuteria non ha ancora chiuso i battenti. Però detto così sembra brutto. Vi spiegherò il segreto del successo di Beern Liuteria. È un po' troppo anni 80, Michael J. Fox. In questo video vi racconterò una serie di cose di scarso interesse. Come mai dopo 14 anni di partita IVA, 14 anni nel momento in cui sto girando questo video, gli spettatori del futuro faranno poi loro i conti. Come mai sono ancora qui a costruire bassi, chitarre e contrabbassi elettrici? Tendenzialmente per dispetto, ma partiamo dal principio. Era il 2006-2007 forse, avevo appena costruito il primissimo prototipo del mio contrabbasso elettrico, il Biernel Stico. Un mio carissimo amico, un musicista talentuoso fin dalle scuole medie, stava suonando in quel momento in una band che stava avendo un discreto successo. Nella band, ovviamente, c'era un bassista. Questo bassista, venni a sapere, stava cercando proprio un contrabbasso elettrico. E allora chiesi a questo mio amico se poteva in qualche maniera intercedere e chiedere se fosse interessato al mio contrabbasso elettrico. E mi fa: ma in caso quanto costerebbe? Boh, non lo so, ho iniziato ora, per quello che ci ho lavorato pensavo sui 2000 euro. Ma se avesse 2000 euro da spendere non le spenderebbe certo per uno strumento tuo, No, ma non ci rimasi male. Presi questa rivelazione come un'occasione di crescita professionale e uno spunto di riflessione. Successivamente, a distanza proprio di pochi giorni, ricevo un'email di un tizio che aveva visto appunto lo Stico, il contrabbasso elettrico, e aveva detto che era lo strumento più bello che avesse mai visto, era interessatissimo, contentissimo, voleva sapere ovviamente il prezzo. Reduce dall'esperienza del mio amico di prima, gli faccio: ma uno strumento così configurato in questa maniera si parte da 1500 euro. Mi sono tenuto più basso. Ah no, allora scusa, non se ne fa di niente. No, no, ci risiamo. Ma perché? Che problema c'è? No, che volevo spendere molto di più. Volevo un contrabbasso di valore. Ma come? Aspetta. Se vuoi te lo metto, quello lì, 2000 euro. E si incazza. Ma mi prendi pure in giro? Ma come ti permetti? No, no, serio, cioè, se vuoi spendere di più, quello ti piace. Pensavo fosse un contrabbasso di valore. Ma se hai appena detto che è lo strumento più bello che tu abbia mai, poi sentito, suona bene, ti piaceva fino a ora? No, non voglio un coso economico, no, no. E finì lì. A quel punto non sapevo più cosa pensare. Perché la gente dovrebbe voler spendere, per dire, 2000 euro su uno strumento e proprio su un mio strumento? E perché alcuni preferiscono spendere di più? E come convincerli a comprare? Era un problema di posizionamento e di diversificazione, sicuramente. Per prima cosa e per diversi anni ho lavorato appunto sulla diversificazione. La prima cosa che mi venne in mente fu tutto il concetto di strumenti leggeri, ultraleggeri, e con un design che mi rendesse riconoscibile. Spinsi tutto sulle camere tonali, che a quel tempo non erano una strada molto battuta, sicuramente non dalle produzioni di massa industriali. Le camere tonali, fateci caso, sono presenti in qualsiasi strumento Biernel, anche nelle configurazioni base. Non esiste un Biernel senza camere tonali. Un po' come Ducati con la distribuzione desmodromica, per fare un paragone, che poi Ducati ha smesso col desmo e col telaio a traliccio. Il paragone andrebbe proprio cambiato. Ultraleggeri ma anche riconoscibili, decisi che sarei andato avanti per linee produttive, non per strumenti di volta in volta diversi. Hai questo modello o questo modello o questo modello, non puoi dire voglio il corno di questo, lo smusso di quello, il manico dell'altro modello. Hai quei modelli lì con la loro ergonomia pensati in una certa maniera che funzionano perché sono pensati così.
Negli anni questa cosa si è affinata stabilendo proprio un certo design language. Anche nei modelli diversi si deve riconoscere la mano, l'identità. Non possono essere cose tutte troppo eterogenee. Un esempio anche banale, ma che potete ritrovare subito, è il caratteristico smusso a 45 gradi sul bordo degli strumenti, invece del classico smusso tondo. O per i più attenti e quelli con l'occhio allenato, anche una certa pulizia del design. Non ci trovi mai troppi orpelli inutili, barocchismi che appesantiscono l'impatto visivo. Anche per i legni, se sono presenti legni molto rari, molto pregiati, ne trovi uno qui, uno là. Non è mai tutto figuratissimo, marezzatissimo, iperfiguratissimo, tempesta e impeto, emozioni fortissime, no, sono accenti qua e là. Altrimenti è come andare in giro con gli occhiali Cartier, la giacca Versace, la camicia Armani, Armani collezioni, no Armani Emporio, le scarpe di Gucci e la borsa di Prada, tutto insieme. Poi in realtà c'è che piace, Insomma, in qualche maniera ci ho visto giusto perché le cose sono andate bene e in questi anni ho sempre avuto la coda di lavorazione piena, strapiena. Per cui, a quanto pare, il motivo per cui uno dovrebbe spendere dei soldi sui miei strumenti, l'ho trovato. È proprio a questo punto che parte tutto il discorso del posizionamento sul mercato. Mi sono accorto che non aveva senso puntare all'entry level, allo strumento abbordabile, visto anche tutto il tempo che mi serve per farne uno. Dovevo puntare al mondo degli strumenti di lusso, ma ovviamente dovevo potermelo permettere. È per questo che ho aspettato e ho cercato di crescere e migliorare. Adesso, lo vedete da soli, punto alle persone che cercano uno strumento particolare con delle caratteristiche di lusso, se vogliamo anche da sfoggiare con gli amici e con gli altri musicisti, soprattutto con le caratteristiche e le qualità tipiche di uno strumento di alta o altissima gamma. In questo modo riesco ad accontentare chi vuole farsi un regalo, chi vuole uno strumento di qualità senza compromessi, chi vuole dimostrare di essere in qualche modo arrivato o chi vuole distinguersi con uno strumento completamente unico e artigianale. Tutto questo dando anche un rapporto personale, esclusivo, uno a uno fra musicista e liutaio. Mi sembra che stia funzionando. Alla fine tutto questo perché? Per fare dispetto a quel mio amico lì. Ma te poi suoni sempre con quella... No, si è smesso.